Parliamo con un'intelligenza artificiale. E, caspita, sembra di parlare con una persona. Le chiediamo di scrivere una poesia, di correggere un errore e quasi ci capisce. Sembra magia, vero? Ma se questa mente non fosse affatto una mente, se fosse solo una grande e meravigliosa illusione creata con uno strumento che in realtà conosciamo da secoli. Ecco, in questa analisi apriamo il cofano dell'IA per scoprire il motore. E vi anticipo una cosa, non è un cervello, è un calcolatore di probabilità, su una scala che sfida l'immaginazione. Esatto. Nessuna coscienza, nessun pensiero. Quella che noi percepiamo come intelligenza è in realtà l'eco di miliardi e miliardi di calcoli. Non c'è un fantasma nella macchina, come si suol dire. C'è solo una calcolatrice incredibilmente potente che ha letto praticamente tutto ciò che l'umanità abbia mai scritto. Ok, questa è la domanda da $1.000.000. Se non pensa, come diavolo fa a scrivere una canzone o a generare codice funzionante? La risposta, e questo è incredibile, non sta nella psicologia, ma nella matematica. Dobbiamo smettere di guardare l'IA come un chi e iniziare a vederla come un cosa. E la prima cosa da capire è che, prima di tutto, è una macchina che fa una cosa sola. Esatto, una macchina progettata per fare una cosa sola, ma in un modo che a noi sembra quasi sovrumano. Prevedere il futuro. O, per essere più precisi, la parola successiva. Ogni singola parola che un modello linguistico scrive è una scommessa. Sta scommettendo su quale parola abbia più senso dopo quella precedente e lo fa basandosi su un'analisi sterminata di testi. Il suo unico ossessivo scopo è proprio questo: guardare al passato per indovinare il prossimo minuscolo frammento di futuro. E lo strumento più semplice per farlo è un grande classico della statistica, la regressione lineare. Ora, sembra un parolone, ma l'idea di base è semplicissima. Se abbiamo due cose che pensiamo siano collegate, tipo più si studia, più si guadagna, la regressione ci aiuta a disegnare la linea che descrive al meglio questa relazione. È il modo più elementare per trovare uno schema in mezzo al caos. Ok, fermi tutti, niente panico. Questa è la sua formula, ma quello che ci dice è molto semplice. Come traccio la linea migliore possibile in mezzo ai miei dati? I parametri beta pensiamoli come a delle manopole. Il modello le gira, le regola per trovare l'inclinazione giusta. Adesso però proviamo a immaginare di non avere solo due variabili, ma milioni, e di non dover tracciare una linea, ma una specie di tessuto iperdimensionale che collega tutto quanto. Ecco, quella è l'IA. Pensiamo a ogni dato come a una stella in un cielo notturno. La regressione cerca di trovare la costellazione, la linea che le unisce. L'IA fa esattamente la stessa cosa, ma in un universo con milioni di dimensioni, dove non cerca una semplice linea, ma una complessa superficie che connette tutti i punti nel modo più elegante e soprattutto probabile. Ma aspettate, non è così semplice. L'IA non si limita a trovare una sola risposta giusta. La sua vera magia, il suo vero asso nella manica, sta nel pesare tutte le opzioni, come un giocatore d'azzardo cosmico che calcola le probabilità di ogni singola mossa possibile. Ed eccoci al cuore del sistema. Non c'è una scelta come la intendiamo noi, c'è un puro, freddo calcolo matematico. L'algoritmo guarda tutte le parole possibili e assegna a ciascuna un punteggio. Quanto è probabile che questa parola venga dopo? E poi, semplicemente, sceglie quella più probabile. O, a volte, per sembrare più creativo, una delle più probabili. Pensiamo al lancio di un dado. Sappiamo che ogni faccia ha una possibilità su 6 di uscire. Ecco, quella è una distribuzione di probabilità. È una mappa che ci dice non solo qual è il risultato più probabile, ma anche quanto sono probabili tutti gli altri. L'IA fa la stessa identica cosa, solo che invece di 6 facce ha un dado con decine di migliaia di facce, una per ogni parola che conosce. Guardiamo questo esempio. È perfetto. Se la frase è «il gatto è salito sul», il modello sa, dopo aver letto miliardi di pagine, che tetto è una scommessa sicura, 75% di probabilità. Tavolo, meno probabile, 15%. Divano, ancora meno, 10%. Il punto chiave è questo. Il modello non sa cosa sia un gatto o un tetto. Sa solo che, statisticamente parlando, queste parole amano stare insieme. In pratica stiamo parlando della funzione di autocompletamento del nostro telefono, ma con una dose di steroidi tale da renderla quasi irriconoscibile. Non è intelligenza, è un calcolo delle probabilità basato su una biblioteca più grande di quella di Alessandria.
Ok, ma allora la domanda sorge spontanea. Come fa un semplice calcolo statistico a suonare così umano, a generare testi coerenti, a volte persino belli? Beh, deve esserci un ingrediente segreto, qualcosa che trasforma la fredda probabilità in qualcosa che somiglia moltissimo alla creatività. La risposta è qui, la legge dei grandi numeri, un principio fondamentale della probabilità. In parole povere, dice che più dati abbiamo, più la media dei nostri risultati si avvicina al vero valore. Se lanciamo una moneta 10 volte, potremmo ottenere 7 teste, ma se la lanciamo 1 milione di volte, il risultato sarà incredibilmente, quasi perfettamente, vicino al 50-50. E questa metafora è semplicemente perfetta. I dati sono l'oceano. Un piccolo campione di dati è una pozzanghera, non si può imparare molto. Internet, invece, è un oceano sconfinato. L'algoritmo, il nostro surfista, ha a disposizione un'infinità di onde, cioè di dati, da cui imparare a riconoscere gli schemi, le correnti della realtà linguistica e fattuale. E questo grafico ce lo fa vedere in modo lampante. Con pochi dati la nostra stima è sballata, lontana dalla realtà. Ma guardate cosa succede quando aggiungiamo dati. Con 1 milione di osservazioni la nostra previsione diventa quasi perfetta, quasi indistinguibile dalla verità. Ecco perché li chiamiamo grandi modelli linguistici. Si nutrono di campioni così vasti da rendere le loro scommesse statistiche spaventosamente accurate. Perfetto. Il meccanismo sembra infallibile, no? Più dati, più precisione, più magia. E invece no, c'è un problema, un tallone d'Achille che si nasconde proprio nella sua più grande forza, la sua totale cieca fiducia nei dati. O, per essere più precisi, se i dati, pur essendo corretti, non rappresentano la realtà in modo completo ed equo. Insomma, cosa succede se il nostro meraviglioso oceano di dati è in realtà inquinato? Per capire questo concetto a volte non serve la scienza, ma la saggezza popolare. Il poeta romano Trilussa, più di un secolo fa, ha spiegato il concetto di media fuorviante in modo assolutamente geniale con la sua poesia sulla statistica. E qui sta il punto cruciale. La statistica calcola una media di un pollo a testa. Matematicamente è ineccepibile, non fa una piega. Ma questa media nasconde una disuguaglianza fondamentale. Non descrive l'esperienza reale di nessuno dei due. E l'IA, basandosi sui dati che riflettono le medie e gli schemi esistenti nel mondo, può fare esattamente la stessa cosa, perpetuare e addirittura amplificare le distorsioni che trova nei dati con cui è stata addestrata. Se i dati di addestramento riflettono i pregiudizi storici della nostra società, l'IA li imparerà e li presenterà come verità oggettiva, come un Vangelo statistico. Non c'è malizia da parte della macchina, è semplicemente il risultato inevitabile del suo funzionamento, riproduce gli schemi che le vengono forniti, nel bene e nel male. E così il cerchio si chiude. La vera sfida dell'IA forse non è più tecnologica. Non si tratta di scrivere algoritmi migliori, è diventata una sfida profondamente umana, quella di curare i nostri dati. Perché se l'IA è uno specchio statistico del nostro mondo, la vera intelligenza non sta nel modello, ma nella nostra saggezza di mostrarle un'immagine del mondo che sia giusta, equa e completa. E questo ci lascia con la domanda più importante di tutte. Chi decide cosa è giusto? La risposta definirà non solo il futuro delle macchine, ma anche il nostro.